Buongiorno, dai, Dai, due in cammino! oggi siamo a Brienno, questa è la chiesa di Santi Nazzaro e Celso e ci apprestiamo a terminare La via Regina la Via Regina. Oggi ultima tappa da Brienno a Como. a Como, in quella direzione. Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No, Cosa? Iscriviti! 4 ore Brienno Lagno? Così tanto? Vediamo un po' se è vero. Siamo partiti da Brienno e non da Argegno perché non c'è un sentiero che ci porti in sicurezza da Argegno a Brienno, per cui se avete a fare la statale senza marciapiede, senza spazio, è molto trafficata e non è il caso, e per cui siamo partiti da Brienno tagliando 2 km di statale. Mamma mia, si sale subito. Allora, il ponte sul sentiero è crollato, è questo, per cui si passa di fianco, si arriva qui, c'è una corda, su, sale sul gradino, Giulio ora lo fa vedere, sale sul gradino, sale sul gradino, su, in piedi, bravissima, reggiti bene la corda e metti i piedini nel fessure del muro, dai, alza il piede, vedi? Tirati su. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'ha fatta anche lei, eh? Ora si va. Allora, in paese non è segnalata questa frana, però vabbè, sperando che non ci siano più avanti dove... non capisco perché devono 4 ore. Vabbè, ma ci si mette 2 minuti a salire lì. E hai le gambe lunghe. Asinello, sei in giro a passeggio? Mm? Ciao. Ma non è normale che sia seduto. È sdraiato, si sta riposando. Oh, è bello. Siamo in un piccolo borgo abbandonato, tutto in rovina, l'asinello in mezzo sentiero, lattine di mangime, non ho capito per che animale, da altri ruderi. Appena sopra Brienno, eh. Questo sentiero è molto franoso, è già la seconda frana che troviamo e anche questo non è stato un gioco da ragazzi per scendere perché il terreno è franosissimo e lì riprende il sentiero. E ora abbiamo un bel ponticello, speriamo non pericolante, perché qui ha preso tanti quei colpi la spalletta del ponte, vedete, sta storta e rovinata per gli alberi che sono caduti sul ponte. Sono un po' preoccupato sul proseguimento di questo sentiero. Questa non è la Big Bench di Brienno, è una normale panchina, ma è panoramicissima. Eccola sotto Brienno, da cui siamo partiti pochi minuti fa, siamo già saliti non mica male. E ora noi continuiamo. Domani saremo tutti rotti. Domani Giulia sarà tutta rotta. Sì, è un po' esposto e un po' franoso questo sentiero. È proprio il tipo di sentieri che piacciono a Giulia e a mia sorella. Manuela, come ti sta Ma mia sorella non c'è, ma Giulia sì. Non ho idea di che chiesa sia quella là sotto,
Noi stiamo andando in direzione di Ginerese e di Torrigia. Per ora è all'ombra, se non altro. Che il sentiero è spesso è gradinato, ci sono tanti gradini, e mi ricordo il sentiero che abbiamo fatto per fare la traversata dalla Spezia a Porto Venere, solo che quello là era tenuto molto ma molto meglio, i gradini erano perfetti, sembrava che li avessero fatti il giorno prima, che avessero passato l'aspirapolvere anche. Qui c'è qualche difficoltà, diciamo. È segnato, arriviamo qui, vedete, si vede un cavolo di niente, non si vede più niente. Qua c'è questa gola scavata da un torrente, non vorrei che fosse quello là in alto il sentiero. E abbiamo sbagliato? No, non è che abbiamo sbagliato, è che devo cercare un po' modo per salire. O può essere quello là in basso? Su là, noi siamo arrivati, il sentiero sbuca là, abbiamo disceso un po' e qua c'è questa traccia erbosa, però boh, vediamo dove ci porta. La traccia erbosa che abbiamo preso è quella giusta, ci porta qui. Questo è il torrente di Valle Bassola o Bassola, non lo so, ovviamente ora è asciutto, e abbiamo ritrovato i bolli di vernice e sì, comunque si procede in questa direzione, speriamo bene. Il sentiero diciamo che non è tenuto benissimo, potrebbe essere un po' complicato seguirlo, e figurini della via Regina dopo il primo non ne abbiamo più visti, ho la traccia GPS. Vabbè, dopo le due frane siamo entrati in un centro, la vita. No, guarda che bella questa stufa, Comfort Stove, e anche di importazione, una stufa di ghisa. Sai qui. Abbiamo ritrovato i figurini della regina, ma come potete vedere qualcuno si è accanito per grattarlo via. Maledetti. Primo arrivo d'acqua che vediamo. Beh, oltre al lago, naturalmente. Abbiamo trovato un fungo fontanella, Giulia ne sta approfittando. Sopra Torrigia. In questo tratto ci sono diversi incroci con altre strade, soprattutto più larghe, ma non ci sono segnavia, non ci sono bolli di vernice, per cui o sapete già dove dovete andare, per cui vi siete studiati le mappe la sera prima, o meglio ancora avete con voi la traccia GPS caricata sul vostro smartphone, oppure potreste avere qualche difficoltà. Vabbè, comunque sapete che indicativamente dovete andare verso Como, la direzione sapete qual è, però se ci sono tanti bivi con strade che vanno più o meno nella stessa direzione, potreste essere tratti in errore nella scelta. Il lago vuol dire motoscafi qua, motoscafi, qua ci sono ville con piscina. Stiamo andando verso l'Aglio e sapete benissimo chi vive all'Aglio. Siamo a Torrigia. Siamo a Torrigia, facciamo una breve deviazione per vedere se la chiesa di San Bartolomeo, che quella lì davanti, è aperta. È un bel borgo tutto in sasso. No, è chiusa. Ed è rifinita a cemento. È chiusa. A poca distanza dalla statale Regina. Questa è la via Regina e quella sotto è la statale Regina. Usciti da Torrigia seguendo i segnavia che erano riapparsi, e poi ci si trova tutta miriade di sentieri che si biforcano senza un'indicazione, un bollo di vernice, niente. Io non lo so, sto cercando di mantenere la direzione giusta su sentieri un pochino più larghi e un po' più agevoli, però sono veramente segnati male, anzi non sono segnati. Vediamo, dobbiamo andare verso Germanello.
Noi siamo scesi a quei gradini davanti, adesso scendiamo giù su questi gradini fino a quella stradicciola lì per attraversare Germanello. Quello che non vorreste mai vedere, la vostra strada chiusa No. per interventi di emergenza su un torrente. E qui c'è sta scala ma va a casa di gente, non è che... perché hai avuto giù il ponticello là. Proprio non c'è modo... Allora dobbiamo tornare indietro e cercare di scendere giù sulla statale. La nostra strada quella là sopra. E qui è dove è interrotta. Adesso dobbiamo cercare in qualche modo di risalire, di riprenderla. Avremmo dovuto arrivare da quella galleria là, invece noi passavamo sulla statale, abbiamo visto quel cancelletto qui aperto, siamo infilati sotto la sbarra e abbiamo ripreso la stradina. Wow, cosa ci aspetterà oggi ancora? Tra frane, deviazioni, violazione di proprietà privata. Siamo a Raglio, lungo lago. Sarà un'opera d'arte, un'installazione. Loved for first sight. Colpo di fulmine. Sì, in effetti vi fa proprio pensare a un colpo di fulmine. Questa invece che cos'è? Una pallina da golf da una parte e un viso dall'altra. Luna dall'alto riflesso ma pari. Si guarda così. Sì, da dietro però ha i crateri come la luna. Creativi sono creativi. Asilo, scuole, manca solo ospedale e biblioteca, poi fa tutto. Non so dove rimanga la famosa Villa Oleandra, però questa villa qui c'è l'accesso diretto al lago, vedete la passerella sopra e hanno anche il pontilino, magari è su di lì. E un figurino cancellato ci punta in direzione delle ville e penso che qua si salga un pochino. O si sale o si entra in casa di qualcuno, non lo so. Là c'è il porticciolo di Raggio. Non vorrei sbagliarmi, ma Villa Oleandro deve essere quella là davanti, quella proprio in punta con tutti i comignoli.